Salve a tutti, in questa lezione vi svelerò alcuni dei principali errori che fanno i dilettanti con l'acquerello. Vi darò dei consigli per migliorare e evitare questi errori. Il primo errore che fanno è quello di mettere poco colore. Sappiate che l'acquerello in realtà asciugandosi abbassa di tono e quindi viene ancora più chiaro di quello che vi appare quando è bagnato. Di conseguenza, il primo errore è quello di mettere poco colore. Vedete, mettendo più colore si ottiene una campitura più satura e quindi il colore poi, anche se si asciuga e si abbassa leggermente, il colore rimane ben visibile. Questo è appunto il primo dei 6 errori che desidero illustrarvi appunto oggi. Un altro errore che viene spesso fatto è quello di tirare il colore, cioè mettendo praticamente pochissima acqua il colore viene talmente tirato che non scorre bene, anzi si creano proprio delle macchie. Allora, come si ottiene anche in questo caso? Non si tira il colore perché il colore deve essere restituito chiamandosi acquerello mettendo più acqua e quindi vedete si stende semplicemente il colore con l'acqua di modo che c'è la possibilità di avere una campitura più omogenea o meno a seconda di come lavoriamo. Altro errore è quello, per esempio, come l'ho già anticipato, di mettere poca acqua. C'è chi lavora praticamente quasi come se fosse una tempera. In realtà l'acquerello, come lo dice il nome stesso, bisogna lavorare con molta acqua. Mettendo poca acqua, cosa succede? Succede che viene un colore spesso non con gli effetti corretti, mentre l'acquerello vi dimostro come si usa mettere invece l'acqua sufficiente per poter far scorrere il colore, di modo che se la carta è buona sarete sicuri che il lavoro verrà fatto bene. Potete lavorare anche soprattutto per caricamento, vedete, mettendo ancora acqua potete decidere di andare a scurire una parte del vostro soggetto, oppure se desiderate, lavorando sempre a fresco, potete per esempio unire altro colore e fare una campitura magari anche più unita. Altro errore che viene fatto è quello per esempio di non lavorare a fresco, e in questo caso vedete, se io decido per esempio di creare un bordo, posso andare lavorando a fresco a rimuovere proprio tutto, anche il colore, e rendere una parte più chiara. Ora io qui ho fatto una forma rettangolare, in realtà se avessi fatto una forma di un petalo avrei potuto rendere effettivamente la trasparenza di un petalo, oppure avrei potuto rendere l'idea per esempio delle ali di una farfalla, oppure elementi di trasparenza anche di un bicchiere, lavorando proprio con questa tecnica a fresco di poter rimuovere. Logicamente lo posso fare se acqua ce l'ho messa, mettendo il terzo errore vi dicevo poca acqua, questi effetti io non li posso ottenere. Altro errore qual è? Quello di ripassare troppo su una superficie già dipinta. Ora io sinceramente ho una carta buona, anche questo è proprio l'errore effettivamente principale, è quello di non usare una carta adatta. Io usando una carta buona, anche se insisto, vedete non mi si creano dei pallini e la carta non si sciupa. Però in realtà, insistendo molto su una carta, anche se è d'acquerello di qualità inferiore, vedrete che si formano appunto la carta proprio si consuma in dei punti. E quindi il quarto consiglio, e l'errore che fanno appunto i principianti, i dilettanti, è quello di ripassare troppo, e quindi ritornando sempre sulla stessa superficie si creano delle imperfezioni, si creano delle macchie non uniformi e è logico, se la carta non è buona si creano proprio delle palline. A questo punto possiamo fare anche un altro esperimento, lavorando per esempio con un piano. Si può mettere anche un piano inclinato, potete mettere un oggetto sotto per esempio, perché con l'acquerello si può lavorare anche facendo in modo che il colore per gravità scenda. Ecco, attenzione però alle gocce quando si lavora soprattutto su un piano come in questo caso inclinato. Vedete, il colore tende a depositarsi
nella parte bassa, perché se non lavoriamo uniformemente nei tempi e quindi applichiamo il colore ora, poi andiamo a fare un'altra cosa e ci fermiamo, si creano delle striature e lo vedrete. Invece come si lavora per esempio con l'acquerello, soprattutto sul piano inclinato, bisogna fare una stesura unica, o che noi vogliamo fare una campitura uniforme o che vogliamo fare per esempio una sfumatura, vedete io sto trascinando giù la mia goccia, il mio colore, posso addirittura ribagnare e asciugare e lavorare tirando anche il colore, però lo faccio da fresco in tempi sufficientemente uniformi. Non è che io prendo, vado, interrompo perché magari mi chiamano al telefono, perché magari devo mangiare qualcosa o qualsiasi altro evento che vi distrae, vi accorgerete che quella goccia che è qui a mio lato rimarrà una striatura. Vedete, qui ho creato una sfumatura, ma posso creare eventualmente anche sempre su un piano inclinato, bagnando il colore abbondantemente, posso lavorare anche trasportandomi la mia goccia di colore anche in basso, vedete, e lavoro sempre più. In questo caso faccio una campitura uniforme, quindi ritorno e vado, vedete, a far scendere il colore in maniera uniforme finché lo faccio da bagnato. Ricordatevi che il colore verrà una stesura morbida e uniforme. Se invece aspetto che si asciughi e rintervengo dopo, mi verrà una macchia. Anche questo è un altro errore che fanno. Poi è logico, l'ultimo e sesto degli errori che generalmente fanno è quello di lasciare quelle gocciole che qui vedete. Io in qualche modo devo fare in modo che lo asciughi con un panno o con un po' di Scottex o con una spugna o che ritorni con il mio pennello, devo fare in modo che lì non si formi quel deposito di colore che andrà a restituirmi poi una macchia. Se poi decido, per esempio, di ritornare anche sul il colore che ho precedentemente fatto, non ho aspettato abbastanza, ma mettiamo aspetto un'ora, sarebbe stato ancora più evidente il danno. Ora, siccome la goccia è ancora presente, magari posso un po' recuperarlo, però vi mostro subito come in realtà questa goccia qui, anche se io ci rintervengo ora, non verrà mai uniforme, anche se provo a sfumarla, a meno che non vogliate ottenere proprio questo effetto. Ecco che si creano delle striature e delle discrepanze, non è venuto un colore uniforme, ma ottengo questo effetto qua. Il miglior trucco è quello di usare effettivamente una buona carta che vi permetterà a questo punto di lavorare veramente in maniera tranquilla e vi permetterà di fare tutti gli effetti possibili con l'acquerello, dagli effetti di trasparenza, lavorando bagnato su asciutto. Vedremo in una prossima lezione anche il lifting, ve lo spiegherò, è quello che abbiamo applicato nel rettangolo al centro. Guardate, per esempio, questo è un paesaggio che è stato fatto con la tecnica appunto lavorando tipica dell'acquerello. Questo vedete è un paesaggio che io ho fatto, vedete questi toni e questi effetti morbidi sono stati fatti aggiungendo il colore quando era ancora fresco per caricamento, mentre in queste fasi qui ho ottenuto l'effetto di rimozione del colore. Poi vi spiegherò anche questo effetto lifting, come ottenerlo. Vi aspetto alla prossima curiosità di tecniche artistiche. Ciao!